L'Egitto dei faraoni, la prima civiltà antica che hai studiato a scuola, è un viaggio dentro la storia che devi almeno fare una volta nella vita. Ecco, noi abbiamo scelto l'Egitto proprio per questo e quello che segue è il mio personalissimo viaggio culturale alla scoperta della storia antichissima di questo paese, fatta in 5 giorni. Il nostro principale obiettivo era vedere le piramidi, così abbiamo deciso di cominciare proprio da qua. La necropoli di Giza. Breve viaggio in Egitto, cosa vuoi fare se non andare subito a vedere le piramidi? Quindi quello che abbiamo fatto è stato prendere proprio un albergo con vista panoramica sulle piramidi di Giza, che come potete vedere anche da qua, cioè è una zona abbastanza non ricca, quindi si trova a un buon prezzo se cercate e con una vista poi mozzafiato. Abbiamo preso l'albergo che secondo TripAdvisor prometteva la miglior vista sulla necropoli di Giza e da lì siamo andati a vedere le piramidi e la Sfinge. La vallata si può attraversare in cammello o a cavallo, liberi nel deserto. Il costo è approssimativamente 10 euro, ne vale la pena. Adesso escono tutti, la cosa migliore è vederlo proprio la mattina alle 8 subito, prima che inizi a fare una fila, che vi faccio vedere adesso quello che ho fatto. La valle di Giza ha 2 ingressi, uno dalla parte delle piramidi di Cheope, dove è possibile fare anche il biglietto per entrare dentro la piramide, è gratuito, incluso quindi nel biglietto per entrare dentro la necropoli l'ingresso nelle piramidi più piccole. Stiamo scendendo all'interno della piramide della regina. E a parte costa invece 15 euro l'ingresso nella piramide di Cheope, Chefren e Micerino. Io sono entrato solo in quella di Cheope, che si differenzia dalle altre perché è quella più profonda. Cammini di più a 90 gradi in salita fino alla stanza del faraone, dove fa molto caldo là dentro. L'altro ingresso, invece, quello più centrale, è questo. Una ressa infinita. Il problema è arrivarci qui al biglietto. La soluzione migliore è andarci la mattina presto o chiedere a qualcuno di comprarlo per voi. Qui è pieno di arabi con cartellini non si sa se originali o meno da guida o controllori e che vi chiedono soldi sempre e per qualsiasi cosa. No more money, only this guy. It's okay. Go! Molto fastidioso. La cosa migliore è ignorarli. I can go downstairs. Oppure portarsi banconote da piccoli tagli da dare come mancia a tutti coloro che vi chiedono soldi, cioè quasi tutti, e provare con il loro aiuto a fare delle esperienze uniche in un luogo speciale. Per entrare, se avete meno di 30 anni e siete studenti, l'ingresso costa la metà, ma portatevi dietro qualcosa che lo dimostri, comunque nessuno controlla nulla. La sera c'è lo spettacolo di luci sulle piramidi della Sfinge con voce narrante la storia dell'antico Egitto. Noi ce lo siamo gustati mangiando sul balcone la sera. Oltre alla valle di Giza, il Cairo è una delle città più antiche al mondo ed è una frenetica e vivace città araba, non puoi non visitarla. Noi il giorno dopo siamo andati a passeggiare al mercato Khan el Khalili per comprare vestiti e fare acquisti. Siamo saliti anche sopra il minareto di una moschea del mercato dal quale si poteva vedere tutto il Cairo. È molto suggestivo che dall'alto della città si possano vedere ancora le piramidi. Poi c'è il museo egizio con il tesoro di Tutankhamon e i resti dell'impero di Akhenaton e Nefertiti. Il museo egizio contiene più di 100.000 reperti di ogni periodo della storia dell'antico Egitto. Data la quantità di cose che ci sono, cercare di vederlo tutto in una sola volta può facilmente provocare una faraonica stanchezza. La strategia migliore sarebbe quella di visitarlo in un paio di volte, ma noi invece, che avevamo appena pochi giorni, abbiamo deciso di visitarlo in un'ora, perché abbiamo scoperto all'ultimo che chiudeva alle 5 di pomeriggio, quello che si poteva ovviamente, pagando i 15 euro per entrare più i 15 euro per la telecamera. E ne è valsa la pena.
moschee intorno alla cittadella di Saladino. Fuori dai normali giri vi segnalo la moschea di Ibn Tolun, che ha lo stile antico di Baghdad con le cinta muraria e la possibilità di camminare sul soffitto. Se avete più giorni a disposizione, scendete fino a Saqqara e Memphis, l'antica capitale degli Egizi, oggi sobborghi del Cairo, per vedere gli altri monumenti, tra cui la piramide rossa e quella a gradoni, la prima costruita. In totale sono circa 130 le piramidi conservate oggi in Egitto. Noi abbiamo deciso di far rotta direttamente per Luxor, l'antica Tebe, del periodo più importante della storia dell'Egitto, quello di Tutankhamon. Se trovate un aereo economico, prendete quello, in Egitto sulle lunghe distanze è meglio. La compagnia locale più economica è la Nile Air, altrimenti potete farvi l'esperienza in treno come abbiamo fatto noi. Questo è il sito per prenotare. Noi siamo scesi con un treno di notte. Luxor è divisa a metà dal Nilo, si attraversa solo grazie alle imbarcazioni che si chiamano feluca. Luxor è una città-tempio a cielo aperto, ma i luoghi e le cose da fare non sono tutte vicine tra loro. Avere un mezzo proprio aiuta per muoversi. Quello che abbiamo fatto noi è stato noleggiare una motocicletta. Qui hanno motoguzzi d'epoca e per strada te le noleggiano per poco, comprese di patente al costo di 20 euro al giorno. Forse avere una guida e una persona che vi aiuti nei movimenti e vi dice che cosa fare aiuta. Se volete vi segnalo il mio, Abu. Appena arrivati noi siamo andati a vedere la Valle dei Re. Qui scopri che molte tombe hanno un biglietto extra tipo quello di Tutankhamon, così come anche per fare foto e riprese occorre pagare 15 euro per ogni sito. Valle delle Regine dopo la Valle dei Re, dove sono sepolti anche i principi, i figli dei re che non sono diventati faraoni. La Valle delle Regine ha tombe meno belle di quelle della Valle dei Re, ma merita soprattutto per quella di Nefertiti, che però ha un prezzo extra di circa 60 euro a persona. Ci sono pochi biglietti al giorno, in alta stagione forse occorre prenotare. La maggior parte delle tombe di questo sito sono state scoperte da missioni italiane tra il 1904 e il 1905. Italiani! Andiamo. Un'altra area molto suggestiva è quella di Deir al-Bahari, con le tombe dei sacerdoti e delle persone illustri che hanno lavorato per i faraoni, da visitare perché contengono affreschi di quel periodo storico molto belli. Ci troviamo dentro le tombe di Deir el Medina, perché non solo i faraoni, anche i servitori del faraone avevano delle tombe bellissime. E volendo tu potresti anche toccarle, tutte queste pareti millenarie. Nella zona di Deir al-Bahari c'è il suggestivo tempio funerario di Hatshepsut. Si tratta della zona più suggestiva da questa parte del Nilo, quella dove si trovano le tombe. This is sarcophago from la Vaca Sacrada. Gli altri templi si trovano nella parte del Nilo dell'attuale città di Luxor, che è quella dove abbiamo alloggiato noi. Al centro della città c'è il tempio di Luxor, al cui interno hanno costruito già in antichità una moschea. Se volete risparmiare sul biglietto potete visitarlo da dentro la moschea, è ancora più bello. Il complesso templare di Karnak, un po' fuori mano, io l'ho visitato di notte, fanno uno spettacolo con le luci e il racconto della storia dei faraoni di Tebe. Se arrivate in ritardo all'inizio dello spettacolo avete la possibilità, come ho fatto io, di vedervi il complesso di notte, da soli, illuminato bene e passeggiare tra quelle emozionanti rovine di un passato che è arrivato fino ai giorni nostri. Se dormite a Luxor ricordatevi di prenotare presso l'hotel la mattina dopo all'alba il pallone aerostatico per vedere la città dall'alto con delle luci emozionanti, quelle dell'alba di un nuovo giorno. E ovviamente se avete più giorni dal Cairo a Luxor andateci in crociera, navigando uno di quei fiumi intorno al quale è nata la civiltà umana. Molto buono. Ciao!